Fred Film Radio dall'80ª Mostra Internazionale di Cinema di Venezia. Sono Ilaria Gomarasca e sono qui oggi con Enrico Maria Artale, che è il regista di El Paraíso. Buongiorno, Benvenuto, ciao, complimenti, il tuo grazie. film è selezionato in concorso a Orizzonti, è il tuo terzo lungometraggio. Diciamo che la storia si focalizza su un rapporto molto sui generis tra una madre e un figlio, madre di origine colombiana, suo figlio Julio, quarantenne, che vive ancora con lei, con cui appunto hanno una relazione molto complessa, fusionale, cui condividono tutto, dalla passione per la danza fino anche al mestiere, al lavoro appunto di corrieri della droga. Questa relazione di sangue viene sviscerata senza mai essere giudicata. È così? Spero che sia così, era un po' l'obiettivo. Io volevo sottrarre questo tipo di relazione sulla quale sarebbe facile avere dei pregiudizi e dare di conseguenza dei giudizi un po' affrettati, sottrarla a una facilità di visione, no? E avere uno sguardo sulla moralità di questi sentimenti che fosse più libero, più empatico, più comprensivo proprio di una complessità. Quindi non volevo raccontare, diciamo, un figlio succube e una madre arpia, ma piuttosto una coppia che vive la propria relazione come una relazione d'amore, tra alti e bassi, tra crisi, tra momenti di grande complicità e momenti di sofferenza, ma che alla fine anche in questa relazione che, diciamo, la psicologia definirebbe disfunzionale, in realtà si riempie la vita e quindi ha una ricchezza emotiva che è sempre, diciamo, qualcosa di prezioso, secondo me. Infatti ero molto curiosa anche di sapere come hai lavorato con i due attori, appunto, che ricordiamo sono Edoardo Pesce e Margherita Rosa De Francisco, per creare questa relazione che poi è palpabile allo schermo. Quindi come l'avete veramente lavorata, preparata? Guarda, il pregio, diciamo, il pregio di questo film per me rispetto alla mia vita, al di là dei risultati, è che è un film fatto di incontri. E diciamo, io e Edoardo siamo amici da 10 anni, eravamo già qua insieme con il mio primo film e questo film io l'ho scritto su di lui. E l'ho anche abbastanza scritto su Margherita perché è vero che per molti anni ho tenuto in testa questa attrice, ancora prima di conoscerla, come forse l'unica vera possibile interprete per il ruolo della madre, che ovviamente era complesso come ruolo perché doveva essere una donna, un'attrice colombiana, che però parlasse italiano. Margherita non parlava italiano, però io ho capito che aveva una determinazione nel farlo, un desiderio che l'avrebbe, diciamo, portata ad impararlo. Quindi questo è stato un punto di forza. E poi nell'inizio del lavoro con loro, questo problema della lingua ha cambiato completamente quella che io pensavo potesse essere la mia impostazione. Io volevo, diciamo, avevo l'intenzione di farli improvvisare tanto. Dicevo sempre: non dobbiamo considerare nessuna battuta come un punto fisso, possiamo liberarci, esplorare, così. Un po' lo volevo fare, un po' alle volte, sai, anche, diciamo, in un certo senso una retorica interiore, un po' che dice: adesso faccio un film molto personale, quindi voglio che sia molto libero. Però mi sono scontrato con il problema, diciamo, no, della lingua, nel senso che volendo, avendo scritto comunque io questo pastiche tra italiano e spagnolo costante, loro, soprattutto Margherita, aveva molto bisogno di attaccarsi al testo, perché uscire dal testo poteva essere, no, un terreno troppo minato per lei, che non sapeva la lingua in cui stava recitando, e viceversa anche in modo analogo per Edoardo. Quindi il nostro discorso sulla libertà e l'improvvisazione si è spostato su un livello più interiore, cioè l'improvvisazione rispetto alla sfumatura, rispetto all'umore, allo spostamento di umore. Io trovo che il film, nelle scene che mi sembrano riuscite, registri proprio queste micro variazioni dell'umore, no? Che si influenzano come un circuito elettrico all'interno di una stanza. E questo è stato possibile, diciamo, ritrovandoci là in questa casa che diveniva un po' un teatro,
facendo io la macchina, facendo io l'operatore tutto il tempo e quindi condividendo la dimensione scenica con loro e percependo costantemente quello che accadeva. E quindi la libertà e l'improvvisazione è stata un'improvvisazione umorale, emotiva, più che di testo, e questo per me è stato molto interessante e inaspettato. Senti, mi sembra che, ci sia comunque un fil rouge, tra i tuoi film e soprattutto trovo ci sia una corrispondenza con Saro, nel senso che qui si esplora ancora il tema del genitore che, in fin dei conti non conosciamo mai, completamente. È così? Sì, devo dire che la genesi di questo film è molto legata a Saro, perché quando ne iniziamo a parlare con Edoardo io stavo finendo di montare Saro e diciamo il paradosso di quel film è che io cercavo di conoscere una figura paterna, ma in realtà il film mi è servito a comprendere una figura materna, no? Quindi avevo molto desiderio di riversare tutto questo sentimento su un nuovo progetto, su un nuovo copione. Ed è vero che quindi il rapporto con la madre ha preso l'importanza che ha sulla base di questo desiderio. Ma è vero che poi, diciamo, il movimento che il film fa, senza raccontare troppo, riporta di fronte a questa evidenza, no? Cioè che anche il rapporto più profondo che abbiamo, e più simbiotico come è il loro, alla fine può rivelarsi come qualcosa di profondamente incognito al tempo stesso, che c'è qualcosa di misterioso che non arriviamo mai a catturare in un rapporto con una madre, ma probabilmente in un rapporto con un compagno, una compagna, cioè nei rapporti molto profondi c'è anche questo mistero, che è ciò che li rende anche molto spaventosi in un certo senso, ma spaventosi perché pescano veramente nell'animo invece di restare su un piano più superficiale. Grazie mille, Grazie a grazie te, di essere stato con noi. grazie a voi. Enrico Maria Artale, regista di El Paraíso, alla Mostra Cinematografica di Venezia. Io sono Ilaria Gomarasca e questo è Fred Film Radio, The Festival Insider.